Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, andiamo a fare questo video tanto richiesto, è più di un anno che me lo chiedete, giustamente io ho dovuto trovare il tempo per farlo. Quindi il significato dei numeri tripli alla luce del parametro di riferimento dei tarocchi. Allora, come vi ho detto nel video sui numeri progressivi e regressivi, il parametro di riferimento che ho ideato proprio per la crescita esponenziale della mia coscienza attraverso gli oracoli che mi arrivavano dal mondo ordinario, no? Che è la realtà 3D, e mi è stato funzionale proprio per fare la mia espansione di coscienza e la mia crescita, sono proprio i tarocchi. Quindi come parametro di riferimento i tarocchi, perché i tarocchi sono uno straordinario strumento evolutivo dell'anima, ci fanno vedere il percorso dell'anima incarnata sulla terra, le dinamiche che andrà a affrontare, il dramma psicologico dell'essere umano, no? Dall'arcano 0 all'arcano 21, il matto, in più gli arcani minori, che sono proprio la realtà 3D, ma a livello animico e spirituale abbiamo proprio gli arcani maggiori che ci servono come cartina tornasole nel nostro viaggio. I tarocchi descrivono il dramma psicologico dell'essere umano incarnato sulla terra per ritornare all'uno, proprio come la Bibbia, le parabole della Bibbia. Quindi ragion per cui andiamo a vedere i numeri tripli, come interpretarli alla luce della legge spirituale e alla luce del parametro dei tarocchi, ok? Allora, ovviamente sono mie interpretazioni che mi hanno, ribadisco, fatto espandere la coscienza avendo avuto riscontri fenomenali su questo parametro che mi sono data di riferimento. Allora, partiamo subito. Tu stai riprendendo il frattempo? Sì. Allora, iniziamo subito. 1, 1, 1. Allora, il numero triplo 1, 1, 1. Voi vedete ragazzi? Sì. Il numero 111. Cos'è l'1? Lo prendiamo subito. Il mago. Il mago. Eccolo qua, il nostro magone. No, magone, il nostro mago. Allora, il mago, chi è il mago? Colui che ha tutti gli strumenti sulla sua tavola per manifestare qualsiasi cosa. Chi è il mago? Il mago è il creatore, colui che crea, colui che manifesta. Chi è il mago? Chi è il creatore? Sei tu. Perché Dio è incarnato in te, Dio fa esperienza di se stesso attraverso di te. Sei tu Dio. Non c'è altro Dio, di apostrofo io, ma nessuno, nemmeno io fuori, non c'è nessun altro che non rispecchia parti di te. Quindi il mago, il creatore, sei tu. Come crea la realtà l'uomo? Attraverso la parola crea, il potere del verbo, il me mago agere, ossia attraverso l'immaginazione e la parola. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. Cosa vuol dire? Che la parola crea. Abracadabra, che secondo gli antichi, appunto, significa questo avviene mentre viene detto. Io creo nel momento in cui parlo. Ok. Quindi che cos'è l'111? È proprio quello che tu stai manifestando in quel momento. Quindi ricordati, ogni volta vedi 111 sulle targhe da qualche parte, ok? Ricorda di cosa stavi pensando poco prima. Se non te lo ricordi non fa niente. L'111 è proprio il fatto che tutto ciò che hai chiesto, stai chiedendo all'universo, e tutto ciò che hai intorno in quel momento è la tua manifestazione, sei tu il creatore. Mi è spesso successo, vi faccio esempi personali anche così per capire. Quando vedevo l'111 mi ricordavo quello che stavo pensando e che avevo pronunciato col potere del verbo, poco dopo lo vedevo sulla realtà 3D. Va bene? Ok, quindi l'111 è come se fosse proprio, guarda intorno, quello che hai chiesto è già manifesto. È anche una sorta di fede e fiducia da parte del tuo sé superiore che ti vuole mandare rispetto a quello che stai chiedendo di manifestare. È già in essere, è già manifesto, anche perché quando vi dico
quando esprimete un intento, immaginate di creare qualcosa, pronunciate il verbo rispetto a una manifestazione che volete, e già in quel momento quando viene detta, la realtà 3D si sta predisponendo per te per mandartela quella cosa. Va bene? Ok. E ovviamente con tutto il lavoro di manifestazione, che non è la semplice legge di attrazione che è proposta ovunque, no? Io in questo canale vi insegno proprio come si fa la manifestazione consapevole della vostra realtà di successo eliminando le zavorre karmiche, ok? Resistenze, eccetera, perché spesso abbiamo paura della luce, cioè della manifestazione, non della non avvenuta manifestazione, ok? Non mi dilungo su questo, voglio parlare solo dei numeri. Tanto sui miei podcast c'è tutto, lo sapete. Tutto quello che ho potuto mettere fino adesso. Ci sarebbero veramente enciclopedie intere, ma negli anni ve le metterò. Negli anni, nei libri, nelle conferenze che faremo, vabbè. Insomma, poi vediamo, vedrete. Allora, quindi 111, il tuo sé superiore, il tuo io superiore ti dice tutto quello che hai chiesto è già manifesto. Abbi fede. Va bene? Ricordati anche quello che stavi pensando poco prima, quello che stavi pensando, questo 111, una sorta di shock che fa collassare l'illusione della realtà 3D. Qual è la somma di 111? 3. L'imperatrice. L'imperatrice è colei che è sul suo trono, l'imperatrice è colei che manifesta tutto quello che vuole perché è sicura di se stessa. E quindi l'universo ti sta dicendo continua ad avere fiducia in te stessa e in te stesso, perché quello che hai proferito col potere del verbo con il mago è in sviluppo. 3. Imperatrice, che è lo sviluppo. Ok. Va bene. Per adesso va bene, poi se mi ricordo altre cose le dico mentre... Queste sono le cose più impattanti, ok? Volevo proprio farvelo adesso, così io vi dico tutte le cose più impattanti adesso. Ora, 2, 2, 2. Che cos'è 2, 2, 2? La papessa. Dovete, ecco, infatti mi sto ricordando pure un'altra cosa adesso. Siccome sono numeri tripli, 3, l'energia di quel numero è triplicata 3 volte, cioè è in sviluppo, pieno sviluppo. Quindi il 3 come imperatrice deve essere sempre considerato, va bene? Quindi l'imperatrice, deve essere sempre considerata, sempre per 3. Quindi 2 più 2 più 2 uguale 6. La scelta. Quindi adesso vi faccio vedere la papessa e ce la spieghiamo. Eccola qua la nostra papessa. Allora, che cos'è la papessa? La papessa è colei che lavora con la legge spirituale. Tutto quello che vi insegno in questo canale, la legge spirituale, il potere del verbo, il lavoro su se stessi, la modifica della propria interiorità per manifestare all'esterno la realtà di successo. Quindi la papessa è in gestazione anche, no? È tutto ciò che lavori con la legge spirituale e soprattutto è il custodire le grandi leggi. Questo come archetipo della papessa. Il 2 cos'è? Il 2 è l'insieme di 1 più 1, ossia le polarità dell'esistenza, yin e yang, quindi gli opposti, quindi la dualità, quindi la terra, quindi l'incarnazione. Il 222 ci sta esortando a mettere in equilibrio le polarità interne nostre per manifestare all'esterno realtà di successo. Per esempio, se c'è un maschile distorto rispetto a un femminile distorto, il 222. Il 2, le polarità. Quello a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi è proprio il riequilibrio delle nostre polarità interne. Il riequilibrio del nostro femminile interno e del maschile interno. Qual è l'assioma principale di questo equilibrio? Intuisco e agisco per quello che intuisco. Intuisco femminile e agisco maschile per quello che intuisco, senza farmi ostruire le mie azioni
da pensieri limitanti, ma devo fare azioni che sono intuitive. Quindi facendo questo metto in equilibrio le mie polarità. Quindi divino maschile e divino femminile interno, l'equilibrio di queste polarità. Il divino maschile e il divino femminile negli ultimi tempi stanno avendo un cambio radicale, epocale di paradigma, proprio perché abbiamo assistito al dominio egoico per secoli e secoli di un maschile distorto, del femminile distorto, che ha creato il maschile che voleva dominare, comandare il nostro maschile interno, e quindi anche il nostro uomo fuori, o la nostra donna in qualità di maschile, cioè chi ha un divino maschile più accentuato, cioè la volontà del controllo, del possesso, è perché non si ha fiducia in se stessi, fiducia nella bellezza, nella meraviglia della vita. Tant'è che sono nate le nostre carte oracolo, lui, lei, appunto, che mettono in risalto e danno la manifestazione di un maschile devoto al suo femminile. Un maschile che sa commuoversi, un maschile che sa abbandonarsi al flusso della vita perché segue il suo femminile interno. Ok, quindi il 2 ci esorta all'equilibrio delle polarità, tant'è che il numero 6 sono gli amanti. Beh, qua c'è imperatrice, aspetta, allora, imperatrice, amanti. Cos'è gli amanti? È la scelta. Il 222 ci sta esortando a fare la scelta di mettere in equilibrio le polarità. Quindi se in una giornata vedete il 222 avrete delle situazioni. È come se il vostro sé superiore vi prepara delle situazioni di vita quotidiane che vi metteranno alla prova l'equilibrio delle vostre polarità. Tipo, succede qualcosa? Qual è la cosa da dirsi? Qualsiasi cosa succede. O già quando vedi il 222, cosa ti devi dire? Oggi io mi lascio guidare dalle mie intuizioni. I miei passi seguono le mie intuizioni sono legge. Quindi pronunciate il potere di questo verbo qui quando vedete il 222. Le mie intuizioni sono legge, i miei passi seguono sempre le mie intuizioni. Le mie parole, potete aggiungere anche, seguono sempre le mie intuizioni. Le mie azioni seguono sempre le mie intuizioni, va bene? Fare la scelta di seguire le proprie intuizioni e farle agire. Ok, quindi l'equilibrio delle polarità e anche sì, ve lo dico dopo se esce un'altra cosa, va bene, aspetta, allora andiamo adesso, quindi il 222 è questo. Tipo, se li vedete in combinazione, no? Uno dopo l'altro, ma anche nella stessa giornata. Ok. Tipo, vedi prima, o comunque sia al di là, vedi 111 e 222. Ok. È un avvertimento, si sta manifestando quello che vuoi. Segui sempre le tue intuizioni affinché la manifestazione vada a buon fine. Va bene? Oppure vedi prima il 222, che rispetto proprio all'equilibrio delle polarità, io seguo sempre le mie intuizioni, i miei passi seguono sempre le mie intuizioni, io sono in equilibrio con me stessa, pronuncia questo verbo quando tu vedi il 222 e poco dopo vedi, che ne so, l'111, si sta manifestando questo equilibrio e vedrai anche nella realtà 3D la manifestazione di tale equilibrio. Ok. Ovviamente, ragazze e ragazzi, ci vorrebbe un trattato su questo, sapete che le mie conoscenze sono ampie, vaste, veramente tante. Mi costa anche fare dei video brevi, anche se per me è breve, già un'ora è breve, perché dovrei dire tanto altro, però allo stesso tempo mi affido anche alla dottrina cabalistica, nel senso gli insegnamenti cabalistici venivano trasmessi oralmente, non c'era niente di scritto all'inizio, si faceva arrivare l'iniziato attraverso l'intuizione, quindi io mi auguro che voi ci arriviate con l'intuizione, ok? Perché tutte le conoscenze che ho fatto io sono conoscenze di studio, certamente, comprovate dall'esperienza empirica. Quindi il parametro di riferimento dei tarocchi per interpretare i numeri, sono cose a cui sono arrivata io, mi sono elaborata le cose, grazie a cosa? Al pensare su determinate dinamiche di cui avevo già dei contenuti importanti, ma ci sono arrivata da sola. Ok. Andiamo a vedere il 333. 3, 3, 3.
Ok, abbiamo la nostra imperatrice qui, eccola qui. Le mie donne sul loro piedistallo. Allora, abbiamo l'imperatrice, dove sei? Eccola qui, l'imperatrice. Chi è l'imperatrice? Prima di tutto è colei che siede sul suo trono. È un'imperatrice, non è una regina, cioè è l'insieme di tutte le regine. Cioè vuol dire domina l'imperatrice. È la creatività, è la creazione, la sicurezza che ciò che creo è meraviglioso. Ciò che anche la donna incinta, la gestazione, e anche la spinta alla vena creativa meravigliosa, il soffio della gioia di vita. La piena espansione l'imperatrice, ecco perché viene raffigurata anche come una donna incinta. Incinta di cosa? Della sua magnifica creazione. Quindi anche non ha pretese di accelerare le sue manifestazioni, non ha assolutamente, perché sa che ciò che chiede comanda. Ma lo sa come tu vedo questa penna, questa è una penna. Una dice no, questo è un frigorifero. L'imperatrice dice ma quale frigorifero? È la penna. Cioè, capito che ti voglio dire? Oh, cioè che non si fa influenzare da nessun altro, anche se questo, un altro potrebbe dire questo è un frigorifero. No, questa è una penna, ti dice l'imperatrice, cioè sicura di se stessa. Ok. Quindi la piena espansione, quando vedete il 333, per me Padre, Figlio e Spirito Santo è la Trinità, è proprio il Maestro asceso, è il Gesù, il Cristo che si incarna in Gesù, tutti i maestri ascesi che conosciamo, va bene? Tutti, non voglio fare tutto l'elenco, dico Gesù, ma tutti i maestri ascesi. Quando vedete il 333, cosa vuol dire? La maestria incarnata è in te adesso attiva. La maestria cos'è? La maestria incarnata è il essere maestro di se stesso e anche degli altri. Quando vedete il 333 siete dei maestri. La maestria, ossia il tuo sé superiore, sta guidando i tuoi passi. Sei guidata e supportato anche dai maestri spirituali che tu hai scelto anche consciamente o seppur anche inconsciamente, tu non lo sai. Sei guidata da un maestro spirituale in particolare, se sei per esempio anche devota al maestro Gesù o piuttosto che un altro maestro asceso, è lui che ti sta guidando, ma sei sempre tu. Ok. Quindi è il 333, sei proprio protetta dai maestri ascesi, cioè saprai esattamente, le tue intuizioni sono allineate ai tuoi passi, mi spiego? Tant'è che 3 più 3 più 3 fa 9. Chi è il 9? L'eremita. Qual è il lato in luce dell'eremita? Il lato in luce dell'eremita è trovare il cammino, è la scoperta della via. La scoperta, ti metto, aspetta, l'eremita, ve lo faccio vedere. Eccolo. L'eremita chi è? Allora, abbiamo detto che questi sono i maestri ascesi, va bene? Maestri ascesi. Ok. I maestri ascesi hanno le esperienze di vita necessarie per andare incontro alle illuminazioni in determinati... Scusate, c'è la raccolta differenziata del vetro, se sentite qua appunto. Allora, i maestri ascesi sono coloro i quali hanno imparato dalle loro esperienze di vita, no? Hanno trovato l'illuminazione attraverso l'esperienza di vita, illuminazioni spirituali per procedere nel cammino. L'eremita chi è? Colui che trova la luce spirituale procedendo a ritroso dentro se stesso e procedendo da solo. Cioè la massima espansione dell'imperatrice 333 tu ce l'hai procedendo da sola grazie alle tue esperienze, va bene? Come un maestro non ha più bisogno dell'altro fuori di sé per capire chi è. L'eremita è uguale, va bene? Cioè ha bisogno soltanto della sua interiorità per trovare il cammino. Quindi il 333 sono proprio i maestri ascesi che al netto di quello che abbiamo detto ti stanno guidando verso il cammino della tua anima, verso l'illuminazione. È l'eremita, l'illuminazione.
Quindi quando vedi 333, tu aspettati delle illuminazioni riguardanti il cammino della tua vita. L'espansione di tali illuminazioni, che vuol dire? L'espansione della manifestazione nella 3D delle tue illuminazioni spirituali. Ok. Vediamo il 4, 4, 4, 4. Il 444 è l'imperatore. Quindi qua abbiamo 4 più 4 più 4, 12. Che è l'appeso. Aspetta, vediamo l'imperatore. Allora, l'imperatore 444. L'imperatore con il 444 ti sta dicendo, quando vedi il 444, sono le fondamenta, il 4 quadrato è un quadrato. Sono le fondamenta, le basi, tu stai costruendo le basi su cui ergere il tuo impero. Stai al lavoro nella costruzione delle basi del tuo impero. Va bene? L'imperatore impera. Cioè, stai costruendo le basi del tuo impero e in questo sei sostenuta da angeli e spiriti guida che ti conducono verso il cammino giusto. Perché ti dico questo? Perché mi sono dimenticata appena abbiamo iniziato il video, appunto, vedi, poi mi ritornano le cose, di dirti anche questo. I numeri tripli, a differenza dei numeri progressivi e dei numeri regressivi, sono interventi divini. Però pure dicendo questo sono riduttiva. Cerco di spiegarmi meglio. Tu sei Dio incarnato, ma tu non lo sai. Cioè, l'esperienza sulla Terra ci serve proprio a farci capaci che siamo il Dio incarnato. E quindi gli interventi dei numeri tripli sono interventi del tuo sé superiore, chiamalo Dio, chiamalo il tuo sé superiore, interventi del tuo sé superiore che ti danno proprio un lampo, ti fanno capire che c'è, sei presente, per farti essere presente, ok? Ci sono io, ti dice il tuo sé superiore, il tuo io superiore, il tuo Dio. Ci sono io, sono interventi di questa natura. Sono le cose di più alto grado rispetto ai numeri progressivi e regressivi. È una sorta di gerarchia di numeri. Non esiste un numero al di sotto rispetto al numero al di sopra, però io cerco di utilizzare le parole per farmi proprio intendere. Mi auguro di essere compresa. Non esistono gerarchie di numeri, uno sopra, uno sotto, però per rendere l'idea diciamo che questo è la cosa grossa. Cioè diciamo, vediamo se mi escono degli esempi calzanti e non maccheronici, vediamo. Allora, i numeri tripli sono tipo l'università. I numeri progressivi e regressivi sono le aule dell'università. Ok? Cioè è come se fosse un grande coso e poi ci sono le sottocategorie, che non è sotto inteso a livello negativo, no? È come una catena, anche la catena alimentare, no? Noi non ci mangiamo le piantine che nascono, le piantine, no, pure questo non è un esempio azzeccato. Vediamo che esempio vi posso fare. Ogni cosa ha un suo perché. Cioè, non esiste una cosa meno importante di un'altra, ecco, questo volevo dire. Ogni cosa, seppur piccola, ha un suo potenziale enorme per quello che serve. Ok, ecco, forse così mi sono spiegata. Quindi questi sono di interventi divini grossi. E poi i numeri progressivi e regressivi sono sottocategorie. Cioè, sottocategorie non negativo. Ok, mi sono spiegata. Allora, che stavo dicendo? Sì, allora, quindi il 444, il fatto che il tuo sé superiore ti sta supportando nella creare le fondamenta, quindi le fondamenta solide del tuo impero. E l'intervento del tuo sé superiore, anche degli angeli, che ti stanno sostenendo nel lavoro che stai facendo per portare avanti il tuo progetto di vita. Tant'è che abbiamo l'appeso. Chi è l'appeso? È il sacrificio. Adesso vi do una bella interpretazione della parola sacrificio.
Sapete cosa vuol dire sacrificio? Rendere sacro. Quindi il lavoro che tu stai facendo, il duro lavoro per costruire il tuo impero, è sacro. Tutto quello che stai facendo nella materia è supportato dal tuo sé superiore, dal tuo Dio, ed è sacro. Quindi anche gli sforzi che stai facendo in qualità, no, di appeso, i sacrifici che tu puoi aver percepito in negativo, tu stai onorando il tuo sé superiore, sta onorando i tuoi sforzi. Per fare cosa? Per determinare e costruire le fondamenta del tuo capolavoro di vita. È come se fosse una sorta di applauso da parte del tuo sé superiore, dei tuoi angeli. Va bene? Quindi ti esorta anche il 444 quando stai in situazioni in down, che sei stanca, quando non sapevi ancora la parola sacrificio era rendere sacro, ecco. Quando ti stai sacrificando, per il concetto che abbiamo di sacrificio in negativo, comunque di sforzo, no? Ti stai sacrificando e stai male, eccetera. E quando vedi il 444 in quei contesti, ti sta esortando a rendere sacro ciò che fai, perché tu non hai la minima idea di quanto importante è quello che stai facendo per mettere le fondamenta della tua cattedrale interna ed esterna. Quindi, sacro. Numero 44 è proprio rendere sacro quello che stai facendo, perché anche se è una cosa piccola o tu ti stai sacrificando, non vedi i risultati, quando vedi il 444, attenzione, l'imperatore, tu sei il tuo imperatore, tu sei l'imperatore. Tu stai costruendo nella materia, stai facendo azioni nella materia che hanno a che fare con la tua cattedrale interiore, quindi se stai un po' giù, rendi sacro ciò che fai. Se per esempio non sei contenta del lavoro che stai facendo o quello che stai facendo in questo momento, tipo faccio le fotocopie in un'azienda, vorrei avere una promozione. Rendi sacro il fatto di fare le fotocopie. Mi spiego, se vedi un 444, rendi sacro perché quella è una preparazione e le tue fondamenta. Senza queste fondamenta qui, senza quelle fotocopie, tu non puoi ergere la tua cattedrale. La tua anima sceglie quella parte di fare prima le fotocopie proprio per andare a darti quello che ti serve per poi ergerti. Ok? Andiamo sul 555, qua il 555 è quello molto interessante e più evolutivo. 5 più 5 più 5, 15. Il diavolo. Allora, il nostro diavolone che non sei altro. Allora, vediamo. Diavoletto, diavolone. Allora, cos'è il diavolo? Il diavolo ha a che fare, il lato in ombra del diavolo è il nostro ego, le dipendenze, i lacci emozionali, dipendenze economiche, dipendenze emozionali, dipendenze, tossicità riguardante l'ego, il lato in ombra. Il lato in luce del diavolo è la passione che noi mettiamo nel recidere la tossicità. Passione e creatività, impeto e impulso nel raggiungere i nostri obiettivi con fede e fiducia. Questo è il diavolo, perché ogni arcano è luce ed ombra, perché siamo nella dualità 222. Abbiamo la luce, abbiamo l'ombra di una stessa cosa, una medaglia ha due facce. Nella terra, sulla terra, nell'incarnazione tutto è duale e lo scopo dell'essere umano è quello di trascendere la dualità, togliersi il velo dell'illusione e sentire l'unità col tutto, che non c'è altro Dio all'infuori di te. Ok. Allora, quando vedete il 555, ragazze mie e ragazzi, dei cambiamenti repentini, improvvisi, che possono destare scompiglio e anche farti sobbalzare, stanno per arrivare. Perché? 555 ha a che fare con il cambiamento drastico e repentino. È un po' come la torre, anche se non viene menzionata qua la torre, che è il 16. Perché come la torre? Perché qua c'è il Papa, il 5, il Papa, che è la lezione spirituale, che si scontra, o meglio, scusami, il Papa, quando vedi il 555 sta per arrivarti un cambiamento che ha a che fare con una lezione spirituale che devi apprendere. Chiaro? Tant'è che tu
per apprendere questa lezione spirituale ti andrai a scontrare con l'ego, diavolo, ok? Ti andrai a scontrare col tuo ego. Quindi 555 grandi, quindi questa anche solo il 555 meriterebbe un'ora di video. Però ripeto, arrivateci con l'intuizione. 555 grandi cambiamenti improvvisi in arrivo. A seconda del livello di coscienza spirituale in cui ti trovi, avrai a che fare più o meno con le dinamiche del tuo ego. Più o meno, Vi faccio un esempio mio. E quando all'inizio vedevo il 555 mi spaventavo, dicevo, scusa, caspiterina, sta arrivando un cambiamento grosso. Allora, la paura, adesso vi do quest'altro parametro di riferimento. Se avete paura di qualcosa che succede, paura, la paura è dell'ego. L'ego non vuole il cambiamento, non vuole che tu apprendi la lezione spirituale. No, non vuole. Quindi la paura è dell'ego. Io questo ho capito, al netto delle mie esperienze col 555. L'ego, la paura che senti è l'ego. Perché tu sei Dio, quale paura devi avere? Scusami, se tu sei Dio, quale paura devi avere se crei tutto tu? Questo è l'assioma principale, l'assunto principale. Quindi quando hai paura di qualcosa e vedi un 555, saprai che devi prendere una clavata, devi tenerti la clava in macchina perché l'ego sta per spuntare. Un evento, una circostanza esterna ti daranno una sollecitazione a imparare una lezione spirituale. E l'ego non vuole che tu la impari quella lezione spirituale. Vabbè, non vuole che tu lo metti a tacere. Non vuole che tu dai retta a cosa? Al tuo sé superiore, al Papa, al Padre Celeste, no? Il Padre Celeste, Padre Celeste, Padre Celeste è il Papa. Non vuole che tu dai retta al Papa Celeste e al Padre Celeste. Vuole che tu dai retta a lui, all'ego. Quindi, qual è la lezione? La lezione spirituale a cui, o meglio, quando noi vediamo il 555 per un cambiamento improvviso che sta per arrivare, quello a cui dobbiamo appellarci è il nostro Padre Celeste. Allora io pronunciavo il potere del verbo. Io mi affido al mio sé superiore, oppure io mi affido al Padre Celeste. Tutto ciò che arriva va sempre a mio favore. Tutto ciò che arriva va sempre a mio favore. Oppure altre frasi che vi vengono in mente quando vedete un 555, oppure siete in procinto di cambiamenti, pronunciate questo. Sono cambiamenti che hanno a che fare con la vostra espansione di coscienza, perché voi siete molto di più di quello che l'ego vi fa vedere, e attraverso un cambiamento portato avanti da un 555 te lo fa vedere, che tu sei di più del tuo ego. C'è una sorta di test per testare la tua forza, il tuo apprendimento, la tua espansione spirituale. Ok. Vi consiglio anche di pronunciare questo. Io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto. Il potere universale è adesso al comando della mia vita. Io ora navigo con fede e gioia nei mari sconosciuti. Ok. Ovviamente quando vi dico paure, più o meno a seconda del livello di coscienza spirituale, se avete fatto una grande esperienza di vita, non solo in questa incarnazione, anche in altre, le paure sono veramente relative, no? Cioè, anch'io se dovessi vedere, quando vedo il 555 adesso, mi metto a ridere. Dico, che figata! Che cosa abbiamo oggi? Cos'è che scuoterà la mia giornata oggi? Cioè, mi entusiasma, mi spiego? Ecco, all'inizio avevo un po' di scossoni perché vedevo che gli eventi un po' particolari che diciamo davano una botta al mio ego, eventi distruttivi anche, distruttivi del mio ego, avevano a che fare con questi numeri 555, ci ho fatto il callo e adesso sorrido, e quello che capita quando vedo il 555 non ha niente a che fare con quello che capitava prima, perché lo so che io sono Dio, quindi sono il padrone della mia realtà. Ok. Ok. Va bene, andiamo avanti ragazze e ragazzi, poi se mi ricordo altro lo dico. 6, 6, 6. Cos'è il 6?
gli innamorati, gli amanti. Eccoli qua. Allora, gli innamorati ci parla, cosa sono gli innamorati? Qua c'è la figura di una persona e un uomo, qui un giovinetto, e due donne. E qua c'è Cupido, Eros, il dio dell'amore. Allora, senza dilungarmi troppo su Eros, chi è Eros, l'ho detto sul video sul tradimento e su altri. Eros è lo sconosciuto, Eros è l'amore, ma è anche la bellezza dello sconosciuto, di qualcosa di sconosciuto. Eros è un bambino nella mitologia greca, quindi è proprio il dio dell'amore, è un bambino. Sembra curiosa come cosa? Non è un fusto magio, mene, ciao, sono Eros. No, è un bambino. Quindi che vuol dire questa cosa che è un bambino? È l'archetipo della conoscenza. Il bambino ha una voglia di vivere di conoscenza, di conoscere. E quindi quale archetipo migliore per darlo, quale archetipo migliore dell'amore si poteva dare a un bambino, scusatemi, per definire l'amore, quale miglior archetipo poteva essere se non un bambino? Perché quando ti innamori, quando c'è amore, tu vai nello sconosciuto, non sai cosa succederà, la paura di perdere, la paura no, quelle paure lì, quella bellezza di qualcosa di sconosciuto a cui ti affidi e che solo l'amore può portarti. Vi ricordate la storia di Amore e Psiche anche, no? Quando a questa donna bellissima che era Psiche le fu promesso questo grande amore che era amore, appunto, e quando però con un'unica clausola: non dovrai mai vedere il mio volto, disse Amore a Psiche. Se tu dovessi mai un giorno vedere il mio volto, tutto questo amore scomparirà. E quindi loro avevano delle notti meravigliose, avevano proprio, senza vedersi l'un l'altra, avevano proprio qualcosa di straordinario, avevano delle notti idilliache, facevano l'amore, notti idilliache. Poi Psiche si fece un giorno condizionare dalle sorelle, se non sbaglio erano, ma secondo noi questo amore non esiste, ti sta prendendo in giro, non sarà bello come dicono, come si dice, perché vi ho omesso che questo amore, quest'uomo chiamato amore, il dio amore, era di una bellezza disarmante, però non si doveva vedere. Quindi la mente, facendosi condizionare da queste altre qua, una notte prende una candela mentre Amore stava dormendo, va vicino al viso per vedere il viso del suo amato e vede un uomo di una bellezza incredibile, qualcosa che nessun uomo avrebbe mai pensato di vedere. Mentre lei vede questo, una goccia di cera cade sul viso di Amore e tutto quell'incanto scompare. Da un momento all'altro Psiche non ha più quel grande amore. Quindi, questo per raccontarvi cosa. Ovviamente ve l'ho detta un po' in soldoni, però andatevela a cercare su internet se non la conoscete, è una storia meravigliosa quella di Amore e Psiche che ci insegna tantissimo. Le cose dell'amore non vanno prese con la testa, con la psiche. Cioè, l'amore è qualcosa che ti porta a viaggiare in luoghi sconosciuti di te stessa. E quindi la sete di conoscenza è l'amore. La conoscenza di quei luoghi sconosciuti di te stessa, che attraverso l'altro metti in luce. Ok. Questo per dirvi un po' la situazione di Eros, ecco qual era. Detto sugli amanti, appunto, abbiamo Eros qua sopra, lo sconosciuto, l'amore, lo sconosciuto, quella meraviglia della vita. Qua abbiamo un giovincello e due donne qua. Qual è il significato simbolico della carta degli innamorati? Quella di seguire la bellezza di qualcosa di sconosciuto e non essere condizionabili, ma essere trasportati solo dal proprio cuore. Quindi fare la scelta di non essere condizionabili da nessuno,
come la favola, come la storia di amore Psiche, che Psiche si fa condizionare dalle sorelle, non mi ricordo se erano sorelle o amiche, vabbè. No, fai la scelta del tuo cuore, affidati alla bellezza di qualcosa di sconosciuto, affidati all'amore di te stessa o di te stesso e alla scoperta di te. Affidati alla vita. Il 666, il 6 è il numero dell'equilibrio, il giusto dare, il giusto avere, anche negli arcani minori, come il 6 di denari, è il giusto equilibrio. E l'equilibrio, perché anche il 6 di bastoni, uscita fuori dalle difficoltà del 5 di bastoni, il 6 di spade, è uscire fuori dalle difficoltà del 5 di spade, il 6 di coppe è il ritorno al bambino interiore, la felicità del proprio bambino interiore, ok? Il 6 è il numero dell'equilibrio. Ragion per cui il 666, ripetuto 3 volte, ricordiamo sempre l'imperatrice, è l'espansione dell'equilibrio. E ti esorta anche a portare equilibrio laddove tu senti mancanza di equilibrio perché stai sentendo le voci degli altri. Quindi qual è l'esortazione del 666? Segui solo il tuo istinto, segui l'amore di te stessa, per riportare l'equilibrio in tutte le aree della tua vita. Se vedi un 666 quando sei in disequilibrio, in disarmonia, ti sta dicendo non farti condizionare da nessuno, non essere condizionabile. Segui l'amore di te. Va bene? E anche se tutto va bene, è un'esortazione al fatto che tutto sta procedendo secondo proprio l'amore che hai di te stessa. La realtà sta procedendo secondo l'amore che hai di te stessa. Ora, 666, 18. La luna. Se tu segui soltanto te stessa non hai dubbi e paure. La luna, la notte, le ombre che possono distorcere la realtà nella notte, no? Nel bosco i fusti degli alberi, i rami sembrano delle mani gigantesche che ti avvolgono. La luce della notte, della luna, può distorcere la realtà. Questa distorsione della realtà ha a che fare con la distorsione del mentale, la favola, la storia di amore Psiche, ricordiamo, Psiche, che vuole a tutti i costi conoscere le cose dell'amore. E quando va a conoscerle, la magia dell'amore si perde tutto. Quindi, quando ti senti confusa, la confusione della luna e arriva questo 666, se sei confusa arriva questo 666, può essere in qualsiasi stato. La luna ci parla sia della confusione della tua notte, del subconscio, sia dell'intuito. Potenti illuminazioni, intuizioni che ti portano ad essere l'astro che illumina le notti buie della tua anima. Quindi il lato in luce e il lato in ombra della luna. Il lato in luce è quello che ti porta a seguire le intuizioni, potenti illuminazioni che ti portano a illuminare il tuo subconscio. Il lato in ombra è quando il subconscio predomina, è quando la realtà si distorce, la realtà notturna del tuo subconscio ti viene l'ansia, ok? E quindi affinché tu riporti l'equilibrio, il 666 l'equilibrio, o mantieni un certo equilibrio, quando vedi un 666 ricordati che devi seguire l'amore che hai di te stessa. E quindi il potere del verbo è io sono amore, io sono luce. Le mie intuizioni sono legge, i miei passi seguono sempre solo le mie intuizioni. Ok. Adesso andiamo 7, 7, 7. Allora, tu stai riprendendo nel frattempo, io sto parlando, sì. Allora, 7, 7, 7. Che cos'è il 7? Il 7 è il carro. Allora, ripetuto 3 volte, il carro qual è la simbologia del carro? Il carro è un uomo, ovviamente una figura, che guida i suoi istinti. Qua ci sono 2 cavalli. Allora, che guida i suoi istinti? Gli istinti, che sono la parte dell'umano, possono essere guidati soltanto dalla tua presenza. Se sei presente a te stessa, i tuoi istinti vanno dritti come un treno e quindi è la carta dell'autostima. Va bene?
E quando non sei presente a te stessa, gli istinti vanno per i fatti loro. È come se tu sei un'anima che si incarna in un veicolo terreno. Il veicolo terreno è il tuo corpo, che è fatto corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, corpo mentale inferiore. Quindi corpo fisico, eterico, corpo astrale o corpo anche delle emozioni, corpo mentale inferiore. Poi c'è il corpo causale, che è proprio la sede dell'anima. Vabbè, non entro in merito a questo, rimanteniamoci qui. Quando sei in questo corpo, come se fosse un'automobile, no? La tua anima entra in questa automobile, l'automobile già può partire, ha già un pilota automatico questa macchina. Però se tu non giri a destra, non giri a sinistra, va da sola. Mi spiego? Sei tu che ti incarni in quella macchina e devi girarla a destra piuttosto che a sinistra. E come si fa? Con la presenza. Altrimenti gli istinti vanno da soli, la macchina va da sola. Ok. Quindi è la carta dell'autostima il carro. Il carro ci parla di credere in se stessi. Il 7 proprio è il numero dei miracoli che avvengono perché credi in te stessa e non ascolti più nessuno. Autostima significa vado dritta da sola come un treno, sono consapevole delle mie capacità, di chi sono e cosa faccio. Tant'è che il 777 è proprio un numero maestro importante che ha a che fare con la maestria. È un po' come il 333, però è diverso perché il 777 dà 21, che è il mondo, cioè il compimento delle tue doti che vengono manifestate nella materia. E quindi proprio il grande maestro è il 7. Cioè, qua sei col 333, sei supportata dai maestri ascesi a trovare il cammino, l'illuminazione. Il 777 sei diventata tu un maestro. Ok? Sei diventata tu un maestro. Ho diventato tu un maestro. Perché il mondo ci parla del compimento. Perché guidi da sola il tuo carro. Non ti fai portare. Un po' il 333 è un po' come mi faccio portare un po' mi faccio portare dai maestri ascesi, sono guidata, protetta. Il 777 è proprio aspettati miracoli, è proprio questa la frase quando vedevo il 777, perché mi sono successi, no? Aspettati miracoli, perché questi miracoli hanno a che fare col fatto che credi in te stessa. Aspettati oggi miracoli. Quindi quando vedete il 777 aspettatevi miracoli, piccoli e grandi miracoli in quella giornata, perché hanno a che fare con l'autostima che hai di te stessa, del credo in te stessa. Il mondo è compimento di cosa? Della tua maestria. Maestria cos'è? Sentirsi il maestro, sentirsi il creatore, sentirsi il mago. Proprio, dico manifesto. Ma non solo dico il manifesto, anche delle manifestazioni dei miracoli che avvengono proprio perché tu credi in te stessa e si manifestano cose anche che ti eri dimenticata quando arriva il 777. Grande numero, è un numero isolato, come se fosse... no, non entro in questa dinamica, in questo discorso, ragazzi, perché sennò non finisco più. Poi non posso dire la virgola, una cosa dove c'è una virgola e metterci un punto. Quindi sappiate questo, ok? Sappiate questo. Vi stavo per dire cose riguardanti la Cabala, ma non voglio, se no faccio veramente, ecco, vi do troppa roba, è meglio così adesso, ok. Ora vediamo l'888. La giustizia. L'888 è uno dei miei numeri preferiti. Sarà che il mio numero di nascita comunque sia la somma della mia data di nascita da 8. Quindi le nostre carte oracolo lui-lei sono 88, proprio perché è il numero della grande abbondanza spirituale che si riversa nella materia sotto forma di frutti. Ma è proprio un infinito, è qualcosa di meraviglioso. L'8 è uno dei miei numeri in assoluto. Allora, l'8, eccolo, prendiamoci la giustizia. Eccolo qui. Allora, 888, la giustizia. Chi è la giustizia? È l'equilibrio tra interno ed esterno.
ricordiamo che sono interventi divini, i numeri tripli e gli arcani maggiori, no? Quando escono anche in una stesa di tarocchi sono gli interventi divini sopra la 3D degli arcani minori. La giustizia, quindi l'intervento divino che è una sorta di karma anche. E no, dire karma forse non va bene, no, andrebbe bene però se spiego altro. Ok, aspetta. Allora, è una sorta di l'intervento divino, l'abbondanza divina che si manifesta per giustizia nella realtà. La giustizia ha una spada qui, il potere del verbo, e una bilancia qui, posta sul cuore. Quindi è una sorta di premio l'888. Quando vedi l'888 aspettati veramente, come il 77 aspettati miracoli veri, l'888 aspettati oltre i miracoli più, cioè anche altri miracoli ancora più grossi. E quindi la giustizia divina sta intervenendo nella tua vita adesso. Cosa vuol dire la giustizia divina? Tutto ciò che è percepito come ingiusto per te stessa in varie circostanze, ok? Ti sta tornando indietro in positivo, va bene? Cerco di farvele più semplici possibili, ragazzi, io mi auguro di riuscirci. La bilancia, cioè l'equilibrio, sta sul cuore, questa bilancia qui. Quindi che vuol dire che la bilancia sta sul cuore? Il tuo cuore è in equilibrio, anche le tue polarità sono in equilibrio. Quello che hai pronunciato per rimettere le tue polarità in equilibrio si sta manifestando. Più o meno, detta così. Ripeto, sto cercando di utilizzare i termini giusti, ma io quando vi parlo in modo semplice, io sto cercando di, quando vi parlo sempre, no? Io cerco di passarvi in modo semplicissimo dei concetti veramente ostici. Quindi questa è la mia missione, quella di divulgazione di concetti più semplici possibili, praticabili nella realtà. Cioè io vi passo cose pratiche, lo sapete, non concetti che rimangono là a sé stanti, assolutamente no, ovviamente se no stavamo qua tutte quante. La teoria è un conto, la pratica come si fa, appunto. E quindi sappiate che l'888 è la giustizia divina, l'abbondanza divina che si manifesta nella materia sotto forma di manifestazioni concrete, l'abbondanza spirituale che si riversa nella materia, anche abbondanza finanziaria, perché la giustizia proprio sono anche le leggi nella parte umana. Quindi l'abbondanza, abbondanza spirituale nella materia sotto forma sia di manifestazioni che stai chiedendo, ma soprattutto anche di denaro, finanziaria. Quando vedete l'888, abbondanza finanziaria in arrivo, magari non vi arriva il giorno stesso, questo l'ho sperimentato io, dei giorni dopo, o sei nel cammino dell'abbondanza finanziaria. Questa è l'altra accezione fortissima. Ti dico perché. Perché 8 più 8 più 8 fa 24. 2 più 4. Ed è la papessa e l'imperatore. 2 la papessa e l'imperatore. La legge spirituale, la spiritualità, il 2, cioè l'equilibrio delle polarità, come abbiamo capito qui. L'equilibrio delle polarità, la bilancia sul cuore, yin e yang, più l'imperatore, la manifestazione nella 3D. Mentre il Papa e il Padre Celeste, la connessione del mondo di là al mondo di qua, l'imperatore è il padre terreno. Ok. È un po' anche come il sole. Vabbè, non entro anche nel merito di questo, concentriamoci su questo. Quindi l'equilibrio delle polarità tue interne porta alla manifestazione col 4 la manifestazione nella 3D, nella realtà concreta, dell'equilibrio delle tue polarità e anche delle tue intuizioni. 2 della papessa. 888, quindi tutto danno appunto 24, che è la manifestazione della gestazione, ok? Perché avevamo detto anche che la papessa come l'imperatrice è la gestazione. Ok, gestazione la papessa è conclusa. 4 l'imperatore, porto fuori nella materia, nella 3D, quello che ho
avuto in gestazione col 222, va bene? Quindi abbondanza economica, finanziaria, relazionale, abbondanza spirituale che si manifesta perché la papessa non è più gravida, partorisce con l'imperatore, perché sia l'imperatrice che la papessa anche sono gravide, no? Come gestazione. Quindi, sì, 24. Quindi appunto che poi 2 più 4 equivale a 6. 6 abbiamo detto che sono gli amanti, cioè il 6, scusami, il 6 gli amanti sì, ma è il numero dell'equilibrio, quindi la giustizia divina si riversa nella materia per darti l'equilibrio. Se tale equilibrio doveva essere di natura economico-finanziaria, quella è. Se doveva essere relazionale, quella è. O ambedue le cose. Fatto sta, ragazzi miei ragazzi, quando esce l'888 state una botte di ferro. State sempre una botte di ferro, siete Dio, di che stiamo parlando. Quindi, ricordiamo 8 per 3 volte. Quindi, la giustizia divina per 3 volte, cioè piena espansione della giustizia divina che interviene nella tua vita. Ok. Mo. Ultimo numero 9. La chiusura di un grande ciclo. Ok. Ragazzi, aspettate, devo andare a bere un attimo perché vengo subito. Allora, ragazzi miei, stavamo dicendo 999. Quindi cos'è il 9? Il 9 è l'eremita, eccolo qua, la conclusione di un ciclo affinché tu possa avere l'illuminazione, affinché tu possa trovare il nuovo cammino. Allora, 9 eremita, eccolo qua. Allora, l'eremita, il 999 è praticamente la via. Si apre il cammino, finalmente si apre il cammino di una nuova era per te. Ricordiamo l'eremita 9 ripetuto 3 volte, l'imperatrice, l'espansione di cosa? Del nuovo cammino, perché? Perché hai concluso un ciclo della tua vita. Infatti poi dal 9 si passa a 10, si riparte da 1. Quindi hai concluso un ciclo della tua vita. O hai concluso delle dinamiche o stai concludendo delle dinamiche facenti parte di un ciclo di vita e ti appresti a, ripetuto 3 volte, lo stai già facendo in quel momento appena lo vedi, hai già intrapreso la strada del tuo nuovo cammino. Ci sono le ultime battute di arresto, diciamo, di un vecchio ciclo, ma sei già giunta alla saggezza dell'eremita. Quindi sei saggio rispetto a cosa? L'eremita guarda al passato, rispetto alle esperienze di vita che ti hanno portato ad essere un'illuminata, un illuminato. Sei pronta a procedere verso un nuovo ciclo della tua vita. 9 più 9 più 9, quindi chiusura di un ciclo. Chiusura di un ciclo, qua, scriviamo qua. Chiusura di un ciclo. Ok. 9 più 9 più 9 fa 27. 2 più 7. Che cos'è il 2? Ricordiamo qua la papessa, sempre la legge spirituale, equilibrio degli opposti. Quindi hai equilibrato gli opposti dentro di te, sei in equilibrio su determinate dinamiche della tua vita, no? Perché quando diciamo chiusura di un ciclo è ad ampio raggio, a vari livelli, ragazze, no? Quindi se entrassi nei dettagli ci vuole un'ora per ogni numero, ma anche di più. Ok, chiusura di un ciclo rispetto a cosa? Ad aver equilibrato gli opposti su certe dinamiche. Quindi il 2, equilibrio delle polarità, più 7. Grazie al fatto che tu hai messo in equilibrio le tue polarità, il 7, hai cosa? Il carro, l'autostima. Va bene? Quindi vincente, vittoriosa perché sei già un maestro. Quindi è la maestria. Il 777 pure è la maestria. La maestria però, come ve la spiego? Aspetta. È a vari livelli. Il 9 è proprio il saggio. Il saggio.
va bene? La saggezza, perché tutto questo è contenuto all'interno di tutto di noi, non è che noi abbiamo un pezzo, ci manca un pezzo e quindi noi abbiamo già tutto l'intero, va bene? Con l'esperienza di vita dell'incarnazione, grazie anche ai segni, sincronicità che facciamo, noi ricordiamo chi siamo, ecco, ricordiamo chi siamo, perché abbiamo già tutto l'intero, non siamo metà di niente. Siamo già interi, ok? L'esperienza terrena ci serve a ricordarcelo, a riaccordarci. Allora, maestro, guida, perché sei papessa e carro. Sei consapevole del fatto che hai equilibrato gli opposti, equilibrio delle polarità, seguo la legge spirituale e vado dritta come un treno con il 7, con il carro. Quindi abbiamo eremita, sì, il carro, tant'è che mi metto pure la papessa. Papessa più carro danno l'eremita. Quindi seguo la legge spirituale, il carro, guardate come il carro guarda la papessa che sta rivolta da questa parte. La mia autostima segue la legge spirituale. Il fatto che io vado dritta come un treno e sono saggia in quello che faccio, saggia, è perché io seguo la legge spirituale, ma non solo la legge spirituale. Io vado dritta come un treno, avanzo, trionfo, autostima, perché ho messo in equilibrio le mie polarità grazie al lavoro interiore che fa la papessa, alla legge spirituale, a tutto quello che sappiamo. Va bene? Quindi, maestro guida, ok, hai finito un ciclo. Ora, questo è quanto posso dirvi fino adesso. Poi negli anni vi dico altro. No, il senso qual è? Ci sarebbe tanto da dire altro, ragazze mie. Tipo, per esempio, in una giornata potete vedere vari numeri. Ok, allora, il senso della conoscenza esoterica è la propria intuizione. Va bene? E la propria intuizione è il senso della conoscenza esoterica, scevra di condizionamenti mentali, scevra dal mentale, e anche la conoscenza esoterica con l'intuizione ti permette di addestrare il mentale e portarlo al servizio della tua intuizione. E come vi ho fatto già un altro esempio, tipo il mentale, meglio conosciuto come ego, ma non è corretto dire ego, però lo diciamo per intenderci. La parte razionale e anche l'ego, quindi per intenderci, ma non è corretto, non me ne vogliano i grandi esoteristi, per intenderci diciamo questo, deve servire, siccome la parte razionale mentale fa i conti, sistema le cose, no, la parte contabile di noi, deve seguire l'intuito. Se io voglio smontare una radio per ricostruirla, la parte razionale ci deve servire a mettere quel filo sull'altro, mi spiego? Non a dire no, non lo fai, che fai, perdi tempo, no. Se di intuizione vuoi smontare una radio, la mente razionale ti deve servire per collegare i fili e non deve intromettersi in quello che la tua anima, attraverso la tua intuizione, ti dice che devi fare, perché vuole sperimentare l'anima. Ecco, la mente razionale non deve interferirsi nella sperimentazione che vuole fare l'anima a livello intuitivo che ti arriva. Ok. Quindi, che vi devo dire altro? Io penso che abbiamo dato già un grosso corpus. Potrei dirvi che durante la giornata potete vedere vari numeri, va bene? Voi affidatevi col potere del verbo, adesso che avete capito come funzionano, qual è il parametro di riferimento, affidatevi a questo. Perché io sono certa che vi arriveranno nuove conoscenze, anche oltre le mie, perché ognuno di voi è unico e unica, ha un universo a sé. E quindi questo è il mio parametro di riferimento. Ora, lo so che state pensando ai numeri doppi, ma questo è argomento di un altro video, va bene? Che poi non è che cambia tanto, va bene? Voi usate come parametri di riferimento i tarocchi. Fate come ho fatto io, se volete giocare e divertirvi. Per esempio, anche quando vedete dei numeri diversi, tipo 487 o 482, ok? Fate, se voi, allora, tutto ciò, ragazzi miei ragazzi, di cui vi accorgete, è un segno. Se sei tu il creatore, il Dio della tua realtà,
Tutto ciò di cui ti accorgi è un segno. Quello di cui ti accorgi tu è il tuo universo. Non deve accorgersene necessariamente un'altra persona. Mi spiego, no? Tutto quello che per te ha un senso, tutto ciò di cui ti accorgi è un segno per te. Non è che lo deve essere per un'altra persona. È un segno per te. Tipo, se tu inizi a giocare con i numeri, a farti la somma dei numeri, no? Come stavo dicendo prima, e ti esce un arcano, collegalo, ha a che fare con il tuo segno, mi spiego? Quindi così anche i numeri doppi, o i numeri a specchio, 12, 21, 21 e 12, va bene? Lo specchio, numeri a specchio, lo dice già la parola stessa, no? Vi dico questo poi e chiudo però, perché se no facciamo troppo e vi do troppe informazioni, quindi è giusto che elaboriate queste. Lo specchio, la legge dello specchio è una delle leggi imprescindibili dell'incarnazione. È come la legge di gravità, è come la forza di gravità. Tutta la realtà esterna è uno specchio della tua interiorità. Tutta la realtà esterna ti specchia quello che sei tu o quello che sei stata tu. Cioè, quando parliamo di legge dello specchio, se vedi una tipo, può rispecchiarti quello che sei tu in quel momento e a livello cosciente non lo sai, oppure può rispecchiarti quello che sei stata. Tipo, una persona ti fa vedere, tu vedi le dinamiche di un'altra persona, anche di un amico o di uno sconosciuto, situazioni che tu ricordi di aver vissuto. Quello non sono situazioni tue attuali, ti fa vedere la legge dello specchio dove sei arrivata grazie al lavoro spirituale rispetto a quella persona che stai guardando che sta più indietro a livello spirituale. Va bene? Cioè riguarda sempre te. La legge dello specchio è proprio questa. Tipo 12 e 21. Che cos'è il 12? Prendete riferimento sempre agli arcani maggiori. Il 12 è l'appeso, il 21 è il mondo. Se rendi sacro ciò che fai, oppure stai rendendo sacro ciò che fai a seconda di quello che stai pensando in quel momento, tu hai il successo. 12-21. Successo il mondo, va bene? Fatevele, giocate in questi termini, ragazze mie e ragazzi, va bene? E io, ragazze mie, mi fermo qui, dai. Se poi mi viene in mente qualcos'altro ve lo aggiungo dentro questo video stesso, però credo che per adesso va bene così, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, io mi auguro che voi giochiate con la vita e mi auguro che la mia conoscenza veramente continui a portarvi tutti i benefici che avete, ormai sono anni che state riscontrando, e quindi questa è la mia missione. Io sono strafelice di quello che abbiamo creato. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!